Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo quali saranno le tendenze energetiche generali per la seconda parte di maggio 2022. Sono letture fatte per un gruppo, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un oroscopo più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Ci tenevo a condividere con voi il fatto che ho attivato un numero di telefono per le consulenze telefoniche. Se volete prenotare una consulenza telefonica potete scrivermi una mail e, vi spiego come funziona. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di Grazie di maggio 2022. Allora, qui abbiamo l'arcano numero 0, la carta del matto e la carta del matto parla di nuovi inizi, parla di chiusure di cicli e di conseguenza di inizio di nuovi cicli. E abbiamo anche la carta dell'imperatore. Wow, Sagittario, quindi qui sembra quasi che ci sia qualcuno che si stia, mhmm, avventurando, diciamo così, verso quello che è la stabilità di cui ci parla l'imperatore. Ehm, Molto probabilmente c'è quello che è un cambio di situazione, un cambio di atteggiamento, un cambio di stabilità anche, o un nuovo inizio più che un cambio, perché comunque l'arcano del matto parla proprio di queste nuove opportunità, di queste nuove avventure, Ci parla anche di quello che è un rinnovato entusiasmo, magari per qualcuno si tratta di, ritrovare un po' quella gioia, in questo nuovo percorso insomma. Andiamo a vedere che cosa vi dicono gli oracoli, Una carta per gli amici del Sagittario, per piacere, grazie. Wow! È tempo di fare un sonnellino. Pare che sia giunto il momento per voi di riposare, di godervi quello che è il meritato riposo. Vi ricordo che la carta dell'imperatore parla di quello che è il lavoro duro. L'imperatore per arrivare dov'è, per mettere insieme tutto quello che è il suo impero comunque, ha lavorato duramente, con costanza, giorno per giorno. Poi abbiamo immaginare e qui sento che per certi versi guardate, questa è una carta numero 24, questa è una carta numero 20, in tutte e 2 le carte è raffigurata la luna. È tempo di fare un sonnellino e di immaginare. Parla un po' di quello che è il visualizzare, parla dell'immaginare il tipo di realtà che volete, il tipo di nuovo inizio o di stabilità magari che volete. Dopodiché abbiamo un bivio e qui parla, carta numero 13, parla di una scelta. La carta numero 13 negli arcani maggiori è associata alla morte, parla di trasformazione, di cambio. E qui anche sembra che ci sia qualcuno ehm, che è davanti ad un bivio. L'ultima carta, carta numero 10, sinfonia incompiuta. Allora, questa carta sento che per qualcuno questa avventura, diciamo, questa sorta di nuovo inizio, potrebbe fare riferimento a quello che è un'idea, un progetto, un qualche cosa che è stato lasciato indietro a suo tempo, come se ci fosse stato qualche cosa che bisogna appunto ancora compiere, bisogna portare a compimento qualche cosa. Magari è un sogno, visto che comunque qui ci sono 2 carte che parlano di notte, parlano di riposo, parlano di immaginare. Immaginare perché tutto quello che si può immaginare si può realizzare, si può concretizzare in qualche modo, okay? Va bene, ma andiamo a vedere i tarocchi che cos'hanno da dirvi. Allora, guardate di nuovo la carta del matto, arcano numero 0. Quindi c'è di nuovo questa energia fresca,
avventurosa, piena di entusiasmo, pieno di fiducia anche in quello che è la vita. Sento che qui sì, tra la carta del bivio, tra la carta del matto, c'è qualcuno qui che sta, pensando a come dare una nuova vita o a qualche tipo di progetto o magari proprio alla propria vita. Continuiamo con un 6 di spade. Il 6 di spade parla di un allontanamento fondamentalmente ed è qui che entra in gioco la carta del bivio. Qui si tratta di stare dove si è o di andare, di lasciarsi indietro quelle che sono le cose che non servono più. Magari sono le credenze o i pensieri limitanti e in effetti, è come se davvero con il matto sento che c'è questa rinnovata gioia, questa rinnovata fiducia nella vita perché con il 6 di spade si lasciano indietro le credenze limitanti che non servono più. Abbiamo poi una principessa di bastoni al contrario e qui sento che per certi versi c'è bisogno di guardare le cose da un punto di vista un po' più ampio. Probabilmente qualcuno, andiamo poi a spiegarlo bene dopo, perché potrebbe fare riferimento o a dei figli per qualcuno, ehm, mh, o perché normalmente io il fante di bastoni al contrario lo associo alle persone un po' egoiste, un po' andiamo dopo bene a vedere di che cosa si tratta con i mini arcani, con i mini tarocchi, scusate. Allora, abbiamo il 10 di denari. 10 di denari in questa posizione mi parla di una sorta di compimento che non arriva e in effetti qui sono 2 10, abbiamo la carta della sinfonia incompiuta, mh. 10 di denari normalmente è una sorta di, compimento, di appagamento, di, solidità se vogliamo anche monetaria, solidità finanziaria, una sorta di anche stabilità familiare, okay, che in questo momento non c'è. È come se ci fosse qualche cosa che è ancora da portare a termine, okay? Andiamo a vedere, okay, abbiamo la sacerdotessa e qui la sacerdotessa potrebbe parlare di quello che è un come vi posso dire, si parlava di sogni, si parlava di visualizzare, si parlava di tutto quello che è l'attività della legge di attrazione, no, immaginare per cercare di concretizzare la propria realtà, per capire da che parte andare con questo matto, con questo bivio. Con la sacerdotessa sento che diventa più chiaro. Avete questa energia intuitiva che si svilupperà via via che passerà il periodo, che trascorrerà questo periodo e in qualche modo potreste anche avere un'illuminazione, un'idea, un qualche tipo di presa di consapevolezza. La carta della sacerdotessa è collegata anch'essa con i sogni, con l'attività, onirica, quindi magari in questo periodo fate attenzione ai sogni, che fate durante la notte. Wow, terminiamo con un cavaliere di coppe e la torre. Quindi il cavaliere di coppe potrebbe essere qualcuno che vi fa un qualche tipo di offerta, un qualche tipo di proposta, potrebbe essere a livello romantico, ma visto che questa è una lettura in generale, parliamo di una proposta più in generale, okay? E a quanto pare, terminando con la torre, è come se, le carte vi consigliassero, diciamo così, di rompere gli schemi, di, destrutturare quello che potrebbe essere il vostro ego. Vi ricordo che comunque qui avevate il fante di bastoni al contrario e parla un po' di quello che è l'egoismo. Quindi, le vedo un po' collegate queste 2 carte. Probabilmente si tratta di un qualche tipo di offerta o che voi farete o che vi verrà fatta, che però cambierà le carte in tavola, okay? Vi dico, avendo la torre, avendo il matto, anche qui avete il matto inizio ciclo, ehm, sento che è come se fosse qualche cosa di nuovo che viene ricalibrato. Andiamo a vedere nello specifico che cosa vogliono dire, spiegatemi il matto per piacere, grazie. Okay. Abbiamo la regina di bastoni e la ruota della fortuna. Esattamente. Allora,
La regina di bastoni parla di quello che è il vostro potere personale, ok? E qui c'è un cambio con questa ruota della fortuna, del vostro potere personale, del vostro modo di approcciarvi alla vita, del vostro modo di avere fiducia nella vita, nell'universo, in quello che sono le possibilità e le opzioni che potreste avere davanti, ok? Andiamo a vedere il 6 di spade, andiamo a vedere da che cosa vi dovete allontanare. Allora, 9 di spade al contrario, 10 di spade al contrario e la temperanza. C'è qualche tipo di credenza limitante, di pensiero, di tradimento, di logorio mentale. È un tradimento della mente. C'è un cambio che non avviene con questo 10 di spade al contrario. E giustamente, avendo anche la temperanza al contrario, non si lascia indietro qualche cosa. Il 6 di spade parla di lasciarsi indietro un determinato dolore, dei pensieri o sento io che sono delle credenze limitanti che non vi fanno sentire probabilmente al pari con qualcun altro o degni di questa situazione. C'è un disequilibrio con la temperanza al contrario e c'è anche una situazione, diciamo, di malattia, ma di malattia, nel senso che è una situazione, una sorta di energia un po' pesante, perché quando c'è la temperanza girata, diciamo, al dritto, si parla di guarigione e di equilibrio. Quando è girata al contrario si parla di disequilibrio e di questa sorta di pesantezza energetica. Chiamiamola così che malattia non mi piace. Okay. Andiamo avanti, vediamo di che cosa ci parla questo fante di bastoni al contrario, per piacere, grazie. Fante di spade, cavaliere di spade, regina di spade, tante spade. È come se non si riuscisse ad essere determinati per se stessi. Perché il fante di spade parla di controllo, parla di un'energia comunque immatura, okay, perché comunque il fante è un paggio, è un giovane di 20 anni. Quindi per certi versi c'è troppa irruenza, mi verrebbe da dire. Anche se poi queste 2 figure potrebbero in realtà essere 3 figure intorno a voi, 3 persone intorno a voi, che comunque vi tolgono quello che è il proprio potere personale, anche se voi partite nel vostro pieno potere personale, okay, però qui è come se ci fossero delle energie rigide, delle energie fredde, insomma. Può essere anche che sia una donna, un uomo o un ragazzo, magari per qualcuno fa riferimento ai figli, al fatto che, sì, perché comunque con questa energia del cavaliere di spade e il fante di bastoni, c'è una sorta di arroganza, okay, nel risultato che voi volete ottenere o nel modo in cui voi volete ottenere questo risultato o questa nuova strada di cui si parlava qui. Probabilmente questa sinfonia incompiuta davvero è qualche cosa che va avanti da un po' e che non si riesce a concludere, non si riesce a prendere una scelta, come dice qui il bivio. E il punto qui è che si sta cercando di avere chiarezza mentale, si sta cercando di trovare quello che è anche un po' quella determinazione che vi dicevo prima, ma c'è comunque una sorta di immaturità mentale, di inesperienza. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, per piacere, grazie. Allora, 4 di spade al contrario, ripeto, sono 2 carte di guarigione quando sono al dritto, sia la temperanza che il 4 di spade, quindi qui c'è una sorta di situazione un po' stagnante, se vogliamo, okay, scusate, e probabilmente per qualcuno riguarda il lavoro. Può essere che, magari non ci si qualcuno magari non sta lavorando o qualcun altro questo tipo di lavoro che state facendo adesso non vi permette di arrivare a questo 10 di denari, non vi permette di arrivare a quello che è un compimento, una reale e concreta stabilità, insomma. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 10 di denari. Un'altra volta direi. Okay. Allora 10 di denari e 2 di denari.
Sì, è un po' come se allora, le 2 carte che spiegano la sacerdotessa mi dicono che c'è una sorta di stabilità un po' altalenante, perché il 2 di pentacoli parla proprio di alti e bassi. Ma quello che sento di più con questa sacerdotessa è che è una stabilità interiore, una stabilità di intenzioni, perché è vero, qui probabilmente parla di quella, tra virgolette, "poca concretezza", nella quotidianità se vogliamo. Ehm, e qui in realtà c'è questa si parla di poca concretezza perché in realtà ci sono questi alti e bassi, ci sono questi cicli dove magari a volte funziona e dove a volte, si sente la relazione o la situazione che perde di concretezza, come se fosse sempre la stessa sinfonia, la stessa storia insomma, mh. Con questa sacerdotessa è come se si capisse, ci fosse quest'illuminazione per capire verso dove andare per cercare la vostra stabilità. La papessa è colei che sa, quindi in qualche modo canalizza le informazioni. Mh. Parla anche, ripeto, è un 10 di pentacoli, anche qui avevate un 10 e i 2 matti parlano di inizi, quindi qui si sta chiudendo un ciclo per aprirne uno nuovo, okay? Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. Okay. Abbiamo un imperatore un'altra volta, il 2 di bastoni, la carta della torre un'altra volta e la carta dell'imperatrice. Imperatore e imperatrice, quindi che sia una relazione familiare, di lavoro o romantica, in base a come vibra la stesa per voi, si potrebbe parlare di coppia divina perché abbiamo imperatore e imperatrice, okay? C'è comunque sempre la torre in mezzo, quindi qui bisogna che qualcuno faccia crollare il proprio ego, la propria solidità mentale per certi versi, perché queste 3 carte di spade, è vero, esprimono determinazione, esprimono studio, esprimono chiarezza mentale, ma parlano anche di rigidità, di freddezza, di regole. E io sento che con questa torre è il caso di rompere gli schemi, è il caso di uscire, se vogliamo, da quello che è la quotidianità, l'abitudine di cui mi parla l'8 di pentacoli. C'è bisogno di guardare al futuro. Il 2 di bastoni parla di indecisione e qui vi ricordo che avete la carta del bivio, quindi qui si tratta di fare una scelta, E ripeto, con questo, cavaliere di coppe, visto che abbiamo, l'imperatrice e l'imperatore, per qualcuno potrebbe essere una proposta di collaborazione, una proposta potrei anche non c'è il papa, e neanche il 4 di bastoni, però visto che sono imperatore e imperatrice potrebbe far riferimento a un marito e una moglie, a una coppia, comunque stabile, o potrebbe far riferimento a una proposta di matrimonio. Congratulazioni, se così fosse. Okay, andiamo a vedere la torre. Okay. Regina di coppe e 9 di bastoni al contrario. Credo che qui con questa torre si debbano lasciare indietro le paure, perché il 9 di bastoni parla sempre di quelle che sono le paure, e per cui l'atteggiamento di difesa. Essendo al contrario qui si lascia un po' quello che è questa paura, questo atteggiamento di difesa, ci si arrende fondamentalmente. Ed è un po' quello che sento, ehm, alla fine di questo periodo quando arriva la torre. E l'arrendersi non vuol dire depositare le armi, mh, cioè, nel senso, in questo caso vi dico come lo percepisco io, non è arrendersi nel senso di depositare le armi, ma è un arrendersi nel senso di: "Okay, accetto questo tipo di situazione, accetto questo tipo di movimento e da lì ricomincio." Mh? Non lo so, se qualcuno fosse per esempio, visto che qua c'è la carta del bivio, no, se si fosse davanti a una scelta lavorativa, un cambio, o cose di questo genere, è un po' come se perché qui ci sono un sacco di motivi razionali che spingono verso
una direzione, mentre qui sento che con la sacerdotessa potrebbero essere altri motivi, perché sono i motivi dell'intuizione, i motivi del cuore, okay? Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Okay, allora andiamo a vedere con i tarocchi di Osho, quello che si vede, quello che non si vede. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo con i loro like, con le condivisioni, con i commenti e con le loro iscrizioni. E se non siete ancora iscritti, questo è il momento giusto di farlo. Wow, come okay. Allora, qui abbiamo maturità e coraggio. Allora, coraggio è la carta della forza, quindi qui si tratta di forza di volontà, oppure del coraggio di prendere questa scelta, di terminare questa sinfonia, di andare per chiudere questo capitolo, mh. Ehm, la carta del coraggio parla anche di quello che è un'apertura del cuore, parla di generosità, parla di qualcuno che è, in apertura, okay, in effetti a inizio stesa avete il matto parla proprio di fiducia, fiducia nella vita. Abbiamo poi anche maturità e quello che probabilmente, state ancora un po' rimuginando qui, ehm, è se siete pronti o no per effettuare questa scelta, questo cambio. Avete il bivio, okay, quindi le carte vi dicono: "È tempo, siete maturi, la situazione è matura, si può fare il passo successivo." La traduzione letterale della carta è che quando qualche cosa quando l'albero, diciamo così, ha dato i suoi frutti, quando il tempo è maturo, non c'è più ragione di stare in quella situazione perché non ci fa più crescere. Infatti quando il il frutto è maturo casca, perché da lì in poi non può più crescere, da lì in poi inizia diciamo il declino. Mh. Quindi in un certo senso è come se vi dicessero: "I tempi sono maturi per effettuare questo tipo di scelta." È un 9 di denari. Il 9 di denari è la carta dell'amor proprio, quindi è una bellissima carta fondamentalmente. Okay, un messaggio da parte di questo mazzo dei guerrieri di luce. Che consiglio vogliamo dare, che messaggio vogliamo dare agli amici del Sagittario? Riflessione. Vedi o comunque guarda tutti gli aspetti di te stesso attraverso il riflesso di uno specchio, del tuo sé profondo. Ah, che bello. Quindi è tempo di fare un sonnellino. Prendetevi un momento per un riposo, autoanalisi, introspezione, anche se comunque vedo che siete già un po' in questa fase di, ordine mentale o perlomeno ci state lavorando. Bene, cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la stesa vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.